Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Lozilla e ora andremo a fare la reaction al trailer di The End of Oak Street. Un film con i dinosauri di cui non si è mai saputo granché, non si è mai saputo nulla. C'era soltanto un'immagine che girava in rete, ma non si è mai capito se fosse effettivamente della produzione oppure fosse un'immagine fan-made. Ora andiamo a vedere questo trailer e prima di proseguire, però, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Mom, what's happening to us? I think our house, our neighborhood, our whole street has moved. How the hell is that even possible? Oh my god, run! Uh. 14 agosto. Mm. Allora, vediamo un attimo, rivediamo un attimo il trailer senza audio questa volta, perché ci sono delle parti su cui mi voglio soffermare. Allora, innanzitutto iniziamo con questa inquadratura di un corridoio dove si può vedere questo lampo che tuttavia sembra un qualcosa collegato a una specie di vortice temporale, perché c'è quella classica atmosfera di quando sta succedendo un qualcosa legato a un esperimento. Ecco, già possiamo vedere un frame molto particolare che non so ragazzi, ma a me dà un sacco le vibes da i losers di It, con 1, 2, 3, 4, sono 4 bambini e forse c'è il personaggio di Ewan McGregor e di Anne Hathaway, non lo so, non si può dire al momento, però non lo so, mi ha dato queste vibes da It di Andy Muschietti. C'è Ewan McGregor che ha davanti a sé un fiammifero, niente di particolare da segnalare, per lo più era il frame dopo questo qui dei bambini che stanno andando, non so dove. Ancora non sappiamo dove sia un cane. Vediamo un po' se si intravede qualcosa in questi flash, perché sarebbe molto interessante. Ok, no, ancora non si intravede nulla. Questi qui saranno i 2 protagonisti, il papà penso interpretato da Ewan McGregor e Anne Hathaway, la nostra Catwoman del Batman di Nolan. Eccolo qui. C'era questa cosa che mi interessava, c'è un dinosauro dietro. È un dinosauro? Mhmm, molto potrebbe essere un qualcosa, non sono sicuro che sia proprio un dinosauro, perché dal trailer vedendolo in movimento sembrava un animale, però guardandolo da fermo non saprei, non saprei. Okay, qui chiaramente sono nel bel mezzo della vicenda, hanno sbarrato quelle che sono le finestre, la porta.
Molto interessante questa come sarà costruita questa inquadratura col volto di Anne Hathaway molto, molto vicino alla camera. Non lo so, ha quasi un'impostazione da non lo so, mi sembra molto da videogioco, narrativo, non lo so, mi posso immaginare proprio che qui ci sono a fianco a lei le varie opzioni di dialogo. Non lo so, è un'inquadratura molto particolare. Mhmm, e qui allora, la CGI non è delle migliori, la CGI non è delle migliori, però è molto, molto interessante. Molto, molto interessante. Mi piace questo dettaglio che il terreno odierno è molto al di sopra del terreno del passato, perché a questo punto mi posso immaginare che sia un collegamento spazio-temporale con il passato e come è giusto che sia, gli strati mesozoici comunque li trovi molto al di sotto, a meno che non siano condizioni particolari. Quindi mi piace questa chicca che il del fatto che appunto il terreno odierno sia sopraelevato rispetto al terreno del Mesozoico. Chiamo Mesozoico perché non so in che era siamo. Non so se faranno il classico miscuglio di dinosauri e si concentreranno su una particolare epoca. Non lo so, non sappiamo veramente nulla di questo film, ragazzi. Comunque è molto bellino questo dettaglio. Eccolo qui, la parte forse più importante. Allora, allora, mhmm, da questa prospettiva sembra più il classico no, non è un tirannosauro. No, 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 questo qui non sembra un tirannosauro assolutamente. Ha un muso molto allungato, ha un muso molto fine, un rostro molto fine, non è sicuramente un tirannosauro. Potrebbe essere un Carcharodontosauride. Potrebbe tranquillamente essere un Carcharodontosauride, il che potrebbe essere interessante, potrebbe essere davvero interessante perché si va a discostare da quello che è il modello di Jurassic Park, ovvero di portare sempre quel cavolo di tirannosauro che io non ho niente contro il tirannosauro ragazzi, cioè veramente ho il T-Rex di Tree-Bear qui, però se si concentrassero su altri dinosauri non è che gli daremmo contro. Già il Giganotosauro, che è un Carcharodontosauride, l'abbiamo visto già in Dominion, però è interessante anche vederlo qui. E ha una colorazione molto particolare, ha una colorazione rossastra. Ha una colorazione grigio-rossastra, interessante che abbia il rosso potrebbe anche essere sangue, non lo so. Potrebbe anche essere il sangue, però non credo. No, perché si stende anche alla zona appena al di sotto dell'occhio. È una combinazione non particolarmente audace, però è qualcosa di nuovo rispetto al classico grigio, verde, marrone della saga Jurassic. Allora, c'è la presenza io spero che quelli non siano osteodermi, anche se, penso siano proprio osteodermi. Vabbè. E qui c'è il titolo The End of Oak Street.
Il filmato per l'IMAX, girato per l'IMAX. Potrebbe essere la prima volta che vedrò un film in IMAX e riesco a trovare una sala IMAX qui vicino. Mh. Allora, per il momento voglio sospendere il mio non voglio dare un giudizio affrettato. Posso dire che a livello registico, per quanto si possa parlare di regia in un trailer, mhmm, siamo su buoni livelli, non mi sembra che ci siano cose straordinarie, ma nemmeno delle cose brutte, brutte, brutte. La CGI ovviamente deve essere definita. Comunque la C non è per niente orribile, non è orribile per niente. Sono molto curioso dei dinosauri che ci saranno all'interno della pellicola. Una cosa molto bella di questo teaser trailer, è che non ci si capisce niente della trama. Quindi sono davvero molto, molto incuriosito da questa cosa, che è è strano non sapere niente della trama dai teaser trailer odierni, quindi questa è una cosa molto, molto positiva. Spero che non si cada nei classici cliché di questo genere e spero che vivamente sia un'avventura divertente, che possa appassionare, che possa regalarci dei personaggi dei personaggi scritti bene, che non richiede personaggi di quarto potere, che il trailer ha incuriosito, ha veramente tanto incuriosito. Ma voglio sapere che cosa ne pensate voi. Quindi io vi aspetto nei commenti, ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate, cosa pensate che succederà all'interno della pellicola. Se vi interessa anche questo format di fare delle reaction ai vari trailer riguardanti film, videogiochi che riguardano i dinosauri, le altre creature preistoriche, ditemelo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e per il momento non c'è nient'altro da aggiungere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.